Il perdono è considerato diciamo, negli ambienti un po' più esoterici, spirituali, chiamiamoli ovviamente poi come vogliamo, è una cosiddetta virtù sovrumana. Perché sovrumana? Perché in realtà riuscire a perdonare è una delle cose più difficili in assoluto, perché perdonare significa il vero amore incondizionato. Quindi soprattutto le persone mediamente sono convinte che il perdono sia rivolto nei confronti di qualcuno esterno, cioè di un'altra persona. In realtà il perdono è nei confronti di se stessi. E capiremo ovviamente il perché io non devo perdonare gli altri, io devo perdonare me stessa. Ecco perché diventa ancora più difficile, perché come sempre noi siamo bravissimi a capire cosa accade dall'altra parte, ma non riusciamo a comprendere quelle che le altre persone stanno dicendo a noi di noi stessi. E questo insomma fa parte proprio del nostro percorso, quindi insomma è anche naturale. Quindi il perdono è questo aspetto che prevede una grandissima consapevolezza di sé. Senza una consapevolezza il perdono non è mai reale, o è un meccanismo che in realtà subentra nella mente per autoconvincerci e quindi difenderci nei confronti di un mondo esteriore che è, come sappiamo, il riflesso del nostro interiore, ma che non vogliamo affrontare. E quindi è un percorso particolarmente impegnativo, il perdono. A volte la comprensione è immediata, raramente, però accade, e quindi c'è una liberazione immediata. A volte invece il percorso è particolarmente lungo, ma perché va veramente a eliminare tutta quella serie di cristallizzazioni che sono all'interno di noi. Il perdono quindi è una liberazione, infatti quando perdoniamo una delle espressioni che utilizziamo è mi sento sollevata. Perché perdonare? Perché in realtà noi abbiamo una realtà distorta, cioè più che una realtà distorta, una percezione della realtà distorta. Ognuno di noi ce l'ha. Perché? Perché abbiamo sempre una parte della realtà, noi non abbiamo mai la conoscenza di tutto. Quindi quello che possiamo fare è innanzitutto cercare di percepire le cose da più punti di vista. San Francesco d'Assisi disse una frase molto bella che nel perdono è particolarmente importante, cioè sì, lo so che lui non va bene di per sé, ma io decido che va bene per me. Quindi cosa significa questo? Significa innanzitutto comprendere. Per comprendere, come abbiamo detto, però c'è bisogno di consapevolezza. Quindi ci sono tante tappe che bisogna fare prima di arrivare veramente a perdonare. Tutto parte, quindi, essendo un discorso di percezione della realtà, tutto parte dall'idea di autos, no? Famoso, e ne abbiamo parlato tantissimo, è una frase molto utilizzata anche nella vita di tutti i giorni, perché auto è un prefisso che noi utilizziamo molto davanti ad altre parole. Ma cos'è l'autos? L'autos è il senso che io ho per me, cioè l'idea che ho di me, ciò che io credo di me. Ogni volta che noi ci riferiamo a noi stessi, quindi utilizziamo questo termine, è un termine greco, e ha un'origine pressoché importante nella nostra vita, ma anche tanto inflazionata, nel senso che si utilizza ma non se ne comprende in realtà
il vero senso. Il senso che ognuno ha di per sé, cioè ha di sé, forgia la realtà della persona stessa. Quindi, che percezione io ho di me? È la percezione che io ho poi riflessa all'esterno. E sappiamo che il riflesso esteriore non è esattamente ciò che siamo, ma è qualcosa di distorto. Esempio, lo specchio mi dice chi sono, ma la destra diviene sinistra, la sinistra diviene destra, ma è in 2 dimensioni e soprattutto certi organi di senso non ci sono, c'è solo la vista, quindi tutti gli altri organi di senso non ci sono, quindi è una percezione distorta. Ecco, questo è ciò che avviene con la realtà. L'autos ci indica ciò che noi consideriamo vero e ciò che per noi è falso. Ricordiamoci sempre, autos significa sempre io personalmente, non significa io e gli altri, ma io personalmente. E quindi anche ciò che per noi è bene e male, ciò che è giusto e sbagliato, eccetera, eccetera, sempre in questa dicotomia. Ma anche ciò che facciamo o che evitiamo di fare perché magari una cosa ci fa star bene o ci provoca dolore. Un aspetto importante è che però l'autos non siamo noi, ma è l'idea che abbiamo di noi. Quindi anche qua c'è una distorsione, anche in questo senso. E quindi ci basiamo su un paradigma anziché basarci su chi veramente siamo, sulla nostra essenza. Quando noi nasciamo ci vediamo benissimo, cioè in che senso? Ci vediamo benissimo nel senso che non abbiamo filtri. E percepiamo quindi chiaramente ciò che è vero e ciò che è falso. È uno dei motivi per cui si dice tornare all'innocenza del bambino, però con la consapevolezza dell'adulto. Quindi non significa regredire, ma significa passare ad un gradino superiore. Crescendo attraverso quindi lo sviluppo della macchina biologica che io ho scelto di indossare come anima, e noi perdiamo questa capacità, proprio perché, come abbiamo detto più volte, qualcosa di infinito ed eterno che è l'anima deve essere compressa in qualcosa di finito, cioè che ha dei limiti sia di tempo che di spazio. Quindi abbiamo detto anche che questa è la maniera con cui si creano le ferite emotive, vi ricordate, no? Quando abbiamo fatto... E tramite le ferite emotive noi abbiamo una distorsione errata della realtà. Nascono così conflitti, ma anche la necessità di eliminarli attraverso cosa? L'atto del perdono, perché i conflitti si eliminano quando noi perdoniamo, che è l'azione più potente che possa liberare il nostro essere da ogni oppressione, ma anche togliere quel famoso velo di Maya, quella nebbia, quel qualcosa che continua ad offuscare veramente, che non ci dà la chiara visione, la chiaro udienza, la chiaro conoscenza. Quindi è la chiaro senzienza anche, ok? Che sono tutti questi extrasensi che noi possiamo utilizzare. E quindi ovviamente ritornare alla luce che siamo. Cosa significa innanzitutto perdonare? Perdonare vuol dire rinunciare a un risentimento che abbiamo nei confronti di chi? Di noi stessi. Cosa si tende a fare di solito quando qualcuno ci crea del dolore, della sofferenza? Vendetta. Vendetta, esatto, ma vogliamo annichilire la persona, la situazione, l'evento. In realtà questa situazione annichilita non ci fa comprendere il messaggio che ci doveva mandare questa situazione di dolore, di sofferenza. E quindi è come metterlo lì in un cassetto, ma lì esiste.
In realtà ciò che noi dobbiamo comprendere è che annullare quella persona, quell'evento, evitare di pensarci, cioè cancellarlo tra virgolette dalla memoria conscia, non è cancellato dalla memoria subconscia, e in realtà si riduce a celare il dolore e la sofferenza sotto cosa? Sotto in realtà un po' di sabbia, che però cosa accade? Che appena viene un po' di vento, quella sabbia viene tolta e torna in superficie. Questo dolore, come torna? Con un ripetersi degli stessi eventi, ok? I famosi loop temporali, che anche qua si aprirebbe un capitolo immenso. L'annullamento quindi è un'azione fine a se stessa, non è un'azione utile e funzionale a noi. E quindi l'eliminazione cosa poi comporta? Stati di apatia. Perché? Perché non esiste più. Ma noi non dobbiamo arrivare all'apatia. Noi dobbiamo fare quell'atto alchemico che si chiama trasmutazione e quindi prendere quel piombo che è la sofferenza e il dolore, utilizzarlo per trasmutarlo in oro, cioè amore, perdono, compassione. Ok? Facile? No. Ok? Altrimenti, ma non impossibile, esatto. Il fatto che io mi sia incarnata in un determinato contesto, in un determinato periodo storico, mi sta rivelando quella che è la legge del Dharma, cioè il mio compito, la mia missione in questa vita. E a volte è difficile accettare la propria missione. Perché? Perché a un certo punto dici, sì, ma io veramente ho deciso sta roba. Sì, l'hai decisa tu. Hai scritto tu il tuo registro, la tua storia prima di incarnarti. Il tuo registro akashico ti dice ciò che ha scritto la tua anima e poi è venuta ad incarnarsi e dire, ok, questa è la mia storia, questo è il copione del mio film, adesso vado a recitarlo. Si può cambiare? Certo, infatti succede spesso che i copioni dei film si cambiano le battute, si cambiano le scene, oppure viene interpretato da un regista in una maniera, da un altro regista in un'altra. Ecco, noi siamo i protagonisti, gli sceneggiatori, i registi, i produttori, ok? Facciamo tutto noi, perché il film è nostro. Ci consegniamo il trofeo da solo? Ci consegniamo il trofeo da solo, esatto, che in realtà sarebbe la cosa migliore, perché se te lo consegnano gli altri, è sempre ciò che percepiscono gli altri di te, ma non è detto che sia quello che tu percepisci di te. La vocalizzazione per cambiare i capitoli della nostra vita è importantissimo perché noi sappiamo che le parole, soprattutto pronunciate, il linguaggio è ciò che ci è stato dato proprio per creare la nostra realtà a immagine e somiglianza. Cosa poi succede? Nel momento in cui lo scrivo, lo stabilizzo. Quindi è un'azione successiva. Non è detto che debba essere fatta, però è come chi ha un progetto in mente e poi viene messo su carta e poi viene strutturato. Cambiare la nostra vita, i capitoli della nostra vita, ma anche i capitoli che abbiamo già scritto, quindi quelli passati, è fattibile come? Perdonando. Perdonando perché cambia la percezione del mondo esterno, cambio la percezione di quello che è accaduto.